C'è tanta gente che sogna di trasferirsi in Italia, magari di comprare una casetta antica in uno di quei borghi sperduti sulle colline, magari nel paese dei nonni o degli avi. Ecco, se sei tra questi, guarda interamente questo video perché ci sono aspetti essenziali che devi conoscere, ma che nessuno ti dice chiaramente. Io sono Alberto Sangalli e ti suggerisco di seguire il nostro canale YouTube Rurale Digitale, dove puoi scoprire un sacco di informazioni utili e interessanti per vivere nei piccoli comuni italiani. Cominciamo! Se stai guardando questo video, immagino che anche tu avrai sognato almeno una volta di venire a vivere in Italia. Case di pietra in antichi borghi, colline ricoperti da vigneti e giornate trascorse a degustare prelibatezze sotto il sole del Mediterraneo. Tutto questo sembra perfetto, vero? Ma cosa succede quando smetti di guardare attraverso l'obiettivo patinato dei vlog turistici e inizi a esplorare la realtà? Oggi ti svelerò i segreti che nessuno racconta sul trasferirsi in Italia, le vere differenze tra nord, centro e sud, i costi nascosti, le difficoltà quotidiane e soprattutto come evitare errori costosi e decisioni avventate. Nord, centro e sud Italia sono un mosaico di differenze con cui si scontrano tutti, anche noi stessi italiani quando ci trasferiamo da una zona all'altra. L'Italia è un paese unico, ma profondamente diverso da nord a sud. Queste differenze vanno oltre il clima o il paesaggio, riguardano la mentalità, lo stile di vita e le opportunità offerte da ciascun'area. Nel nord Italia trovi efficienza e modernità. Se pensi al nord, immagina città come Milano, Torino, Bologna. Qui l'approccio alla vita è pragmatico e orientato al lavoro. Le infrastrutture sono buone, i servizi pubblici funzionano, quasi sempre, ma i costi sono elevati. Anche in piccoli paesi delle Alpi o sui laghi, ad esempio nelle zone del lago di Como, le case ristrutturate bene hanno prezzi elevatissimi. Molto spesso i proprietari vendono immobili a prezzi gonfiati, puntando sul fascino del paesaggio da cartolina. Al nord la mentalità è più attiva e competitiva. I vicini si aspettano anche che tu ti integri velocemente e che adotti uno stile di vita organizzato e dinamico. Il centro Italia è la culla della tradizione. Toscana, Umbria, Lazio. Il cuore dell'Italia è sinonimo di bellezza, arte e dolce vita. Ci sono tantissimi borghi medievali che attirano molti stranieri. Qui molti si lasciano incantare dalle facciate perfette senza considerare cosa c'è dietro. Molte case sono antiche, spesso costruite con materiali che richiedono manutenzione costante e costosissima. Qui la mentalità è più rilassata rispetto al nord, ma non aspettarti una macchina amministrativa impeccabile. I processi burocratici possono essere lunghi e frustranti, i vicini possono essere calorosi, ma quasi sempre piuttosto chiusi al cambiamento e a nuovi abitanti, soprattutto nei paesi più piccoli. Nelle regioni del sud Italia trovi fascino e sfide. Il sud è noto per la sua accoglienza, la buona cucina e paesaggi mozzafiato. Tuttavia le difficoltà qui non mancano. Servizi pubblici carenti, opportunità lavorative limitate e un mercato immobiliare spesso molto caotico e con molti rischi per gli acquirenti, soprattutto per chi viene dall'estero. Borghi in regioni come la Calabria o la Sicilia offrono case a prezzi stracciati, ma attenzione, dietro quegli affari si nascondono spesso lavori di ristrutturazione costosissimi, vincoli e normative da incubo. Ne ho parlato in altri video, trovi il link nella descrizione. Al sud la mentalità degli abitanti è più passiva, molti accettano difficoltà come parte della vita quotidiana, il che può essere frustrante per chi è abituato a un sistema più efficiente. Adesso vediamo i veri costi di un trasferimento in Italia comprando una piccola casetta da ristrutturare. Prima però non dimenticare un like, la condivisione e l'iscrizione al canale Rurale Digitale. Adesso ti elenco i 3 costi nascosti che spesso vengono scoperti troppo tardi da chi si trasferisce in Italia. La più grande illusione riguarda i prezzi delle case. Solo €1 per una casa in Sicilia. Suona fantastico, ma la realtà è ben diversa. Ecco le 3 cose che devi assolutamente sapere. La prima, i veri costi delle ristrutturazioni. Molte case in vendita a prezzi stracciati sono ruderi. Ristrutturarle costa sempre centinaia di migliaia di euro.
Inoltre, trovare professionisti affidabili non è sempre facile. Seconda cosa, i costi nascosti. Tasse sulla proprietà, costi di manutenzione, spese condominiali, certificazioni energetiche e tanto altro fanno aumentare drasticamente i costi preventivati. Terza cosa, i problemi strutturali. Molti edifici, soprattutto nei borghi antichi, sono soggetti a infiltrazioni d'acqua, problemi di isolamento termico e non rispettano le norme sismiche. Questo significa spese extra per adeguamenti e riparazioni. Comunque, per un quadro più completo e dettagliato, ti suggerisco di guardare il video Storia della casa a €1. Trovi il link qui sotto. Andiamo avanti e vediamo perché i borghi sono più un sogno che la realtà. I borghi italiani sono splendidi da visitare, ma viverci è un'altra storia. La maggior parte di questi luoghi funziona come veri e propri Luna Park per turisti. Ristoranti, negozi e servizi sono pensati per i visitatori, non per i residenti. Ecco le 3 principali difficoltà che deve incontrare chi vive in quei posti. La prima, la mancanza di servizi. Scuole, ospedali, supermercati e tanto altro possono essere lontani chilometri. Anche l'accesso alla banda larga internet spesso può essere piuttosto o molto difficoltosa. La seconda cosa riguarda l'isolamento sociale. Nei piccoli paesi è difficile integrarsi se non parli fluentemente la lingua o se non ti adatti subito alle abitudini locali. La terza cosa è l'economia stagnante. La maggior parte dei borghi non offre opportunità lavorative, costringendo gli abitanti al pendolarismo. Ma allora, perché online trovi solo storie romantiche e descrizioni fantastiche? Se cerchi su YouTube troverai centinaia di storie romantiche su persone che si sono trasferite in Italia e sembrano vivere un sogno. Ma perché ci sono così poche testimonianze di chi ha affrontato problemi o fallimenti? La risposta è semplice: a nessuno piace ricordare e raccontare le difficoltà. Tendiamo a enfatizzare gli aspetti positivi delle nostre esperienze, perché sono quelle che ci fanno sentire bene. Questo vale ancora di più per chi si è trasferito in Italia, un paese che molti vedono come il simbolo della bellezza e della cultura e del vivere bene. Purtroppo molte di queste storie omettono molte cose. Io ho raccontato l'esperienza tragica di un giovane che, proveniente dall'Illinois, si è trasferito in Italia. Guarda il video, il link è qui sotto. La verità è che un numero significativo di persone, dopo l'entusiasmo iniziale, abbandona il sogno italiano. Problemi economici, difficoltà di integrazione e sfide pratiche spingono molti a tornare nel proprio paese di origine o un altro paese. Questi racconti però raramente finiscono su YouTube o sui social media, lasciando spazio solo alla narrazione romantica di chi ce l'ha fatta e di chi preferisce nascondere tutti gli aspetti più duri della propria esperienza. Questo squilibrio è pericoloso perché alimenta false aspettative e spinge altre persone a prendere decisioni impulsive basate su informazioni incomplete. Come è successo a quel mio amico americano di cui ti ho parlato che ha lasciato l'Illinois e si è trasferito in Italia. Dopo guarda il video della sua storia, il link è qui sotto. Proseguiamo con i consigli essenziali per evitare errori e fare scelte informate. Se stai pensando di trasferirti in Italia, il primo passo è fare un'analisi realistica e dettagliata, tenendo conto dei 5 consigli che ti elenco adesso. Primo consiglio: non fidarti solo delle immagini online. Visita personalmente le case e i luoghi che ti interessano più volte in diversi momenti e stagioni diverse per capire l'ambiente, il clima, l'accesso, la vivibilità. Secondo, consulta esperti locali. Architetti, geometri, ingegneri, avvocati possono aiutarti a valutare le condizioni delle case e a evitare truffe. Però ovviamente fai attenzione ad evitare tutti quelli che sono coinvolti direttamente nella vendita di immobili, nella loro ristrutturazione o nell'amministrazione pubblica. Fai ricerche approfondite sulla zona, lasciando stare le informazioni turistiche. Prima di comprare, assicurati che ci siano servizi essenziali nelle vicinanze e che la comunità sia accogliente.
La comunità accogliente è un altro aspetto essenziale perché anche un paradiso si può trasformare rapidamente in un inferno a causa di vicini poco collaborativi. Guarda cosa era successo a me quando ho aperto una piccola azienda agricola in montagna. Il link è qui sotto. Quarto, evita decisioni impulsive. I vlog e i video romantici possono essere ispiratori, ma ricorda che mostrano sempre solo il lato positivo. Chiedi e confrontati approfonditamente con chi ha vissuto esperienze simili. Parla con chi ha già affrontato un trasferimento simile al tuo. Molti tecnici locali, dai geometri agli agenti immobiliari, potrebbero avere interessi diretti nella vendita o nella ristrutturazione e quindi non sempre offrono una visione completamente oggettiva. Confrontarti con chi ha vissuto situazioni reali può darti un grosso aiuto. Trasferirsi in Italia è un sogno che può diventare realtà, ma solo se affrontato con consapevolezza. Non lasciarti incantare dai luoghi comuni e dalle immagini patinate. Esplora la realtà, fai ricerche approfondite e rivolgiti a chi può darti una visione onesta e completa. Solo così potrai costruire una nuova vita nel bel paese senza cadere nelle trappole del romanticismo, delle illusioni e dei luoghi comuni. E ora dimmi, cosa ne pensi? A che punto è il tuo sogno italiano? Scrivilo nei commenti e fammi sapere. Non dimenticare un like a questo video, la condivisione e l'iscrizione al canale Rurale Digitale perché parlerò ancora dell'argomento. Il prossimo video che ti consiglio è questo. Per contattarmi vai sul sito www.ruraledigitale.it.